Dopo l'annuncio dell'ultimo video pippone possiamo dare l'inizio della quarta stagione europea partendo dalle Marche. ovviamente non ci sarà la Tenerona con noi, in quanto ci sta aspettando in Perù, in Sud America. Ma ci sarò sempre io. Quindi preparatevi con tanti pipponi storico-culturali. Ma da dove viene il nome Le Marche? Da marca germanico, scritto con la K. In epoca carolingia il nome Marca veniva dato a dei presidi militari posti al confine del Sacro Romano Impero. A questo proposito vi sottolineiamo un particolare che potete andare a vedere: la Marca Maceratese, che è un brand turistico che è stato lanciato in questi anni poco dopo il disastroso terremoto del 2016 dai 55 comuni della provincia di Macerata. Proprio questi riferimenti all'epoca carolingia e al Sacro Romano Impero ci hanno condotto in questa abbazia. Negli ultimi 15-20 anni si sono sviluppate delle teorie, tutte ancora da verificare, ma con fonti abbastanza fondate, che collegherebbero l'abbazia di San Claudio alla cosiddetta Aquisgrana. Non ci sono documenti che dicono quando questa chiesa è stata costruita, per cui negli ultimi 2 secoli 40 studiosi hanno datato, facendo dei paragoni stilistici, questa chiesa dal VI al XII secolo, fin quando un professore di storia dell'arte di Macerata l'ha paragonata a questa chiesa francese che si trova vicino a Orléans. Chi l'ha fatta costruire era Theodulf, uno dei maggiori intellettuali della corte di Carlo Magno. Tutti gli storici dell'arte concordano nel datare questa chiesa francese tra l'803 e l'806. Theodulf nell'806 scrive a Carlo Magno dicendogli: io ho fatto costruire la mia chiesa a imitazione della tua. Quindi questa chiesa francese dovrebbe assomigliare alla chiesa che i tedeschi dicono essere la chiesa di Aquisgrana. Solo nelle Marche esistono chiese con 5 absidi: San Claudio in provincia di Macerata e 3 in provincia di Ancona, San Vittore le Chiuse, Grotte di Fasassi, Santa Croce dei Conti a Sassoferrato, Santa Maria delle Moglie a Moglie di Maiolati Spontini. Avendo tutte queste crociere alla stessa altezza, sopra c'era un solarium, cioè un tetto piatto. Questo è importantissimo perché Carlo Magno, quando non poteva dormire, andava sul solarium della chiesa di Aquisgrana. La chiesa di Aquisgrana aveva un solaio, cioè un terrazzo. L'abbazia è intitolata al martire Claudio, che sembra fosse originario della Pannonia. Senza fissare un anno preciso, sappiamo che questa abbazia fu costruita in quella che un tempo era Pausole. Quindi avete capito bene che questo Grand Tour è iniziato con un doppio pippone. Ma ora risaliamo in sella, facciamo questo viale alberato che ci sembra di essere in Toscana. Andiamo a salutare il nostro paesino Colle Tre Torri, portandovi all'interno dell'indimenticabile centro storico di Corridonia, dove possiamo dire tranquillamente: ma dove vi portiamo? Questa è la prima piazza. Quindi salutiamo Piazza del Popolo, Ma noi ci fermeremo là in fondo. Piazza Filippo Corridoni. Siamo di fronte al comune. Sosta forzata in questo punto. Promesso altri 2 secondi di pippaggine. Perché vi abbiamo nominato Pausula. Ma cos'è Pausula? Non è altro che Corridonia. Prima Montolmo ha cambiato il suo nome nel 1851, quando Papa Pio IX diede il grado di città a questo abitato, chiamandolo appunto con il nome romano di Pausole. Ma perché allora oggi la nostra cittadina si chiama Corridonia? In onore a Filippo Corridoni, nato proprio in una casina poco distante da qua. Oggi è un museo visitabile. Lui partì a 18 anni per Milano, entrò in contatto con ambienti sindacalisti e rivoluzionari fino a quando il 24 maggio del 1915 l'Italia entrò nella Grande Guerra. Era diventato nei suoi ambienti un convincente e leale oratore, fino a quando il 23 ottobre dello stesso anno morì nella trincea delle Frasche. Il suo corpo non fu mai trovato. Nel ventennio fascista lui venne preso come
come eroe del regime, anche se si conobbero ma non sposarono mai la stessa idea di politica. Nel 1931 il regime fascista cambiò il nome alla città di Pausola, chiamandola appunto Corridonia, e nel 1936 venne inaugurata questa piazza. Fu presente proprio Benito Mussolini con evidente architettura razionalista. La statua di Filippo Corridoni alta 7 metri, che sembra sia stata costruita attraverso la fusione di cannoni sequestrati dall'esercito austro-ungarico. Se si aggiunge il basamento arriviamo a 12 metri e in questo basamento in rilievo vengono rappresentati i momenti basilari della vita di Filippo Corridoni. Dovete sapere che questo è il punto più alto del nostro abitato. Tra noi corridoniani questo punto è famoso perché qui d'inverno è freddissimo, però qui sembra si trovasse l'olmo che per tantissimi anni prima di chiamarsi Pausola diede il nome all'abitato. Infatti si chiamava Montolmo e tale si è chiamato fino al 1831, quando l'olmo purtroppo è morto. Dopo questa macabra immagine credo che sia giunto il momento di iniziare il nostro Grand Tour. Quando si dice è ora di cambiare, quindi adesso è ora di partire. La moto è prontissima, tutta bella lucida ovviamente ancora per poco. Vamos ragazzi! Usciamo da una delle tante porte del nostro paesino in restauro, puntellata, la cosiddetta Porta Romana o per tutti Portarella. Sullo sfondo i Sibillini. Ma adesso seguiteci perché percorreremo un itinerario assolutamente spettacolare da fare in moto. Attraverseremo tantissimi borghi, il primo Petriolo, con una vista sulla catena dei Monti Sibillini assurda. Ma prima vi mostriamo le colline marchigiane che qualcuno a raduno, e precisamente Marco Selva, che salutiamo, ha definito disegnate dagli agricoltori. Oggi ovviamente giochiamo in casa, quindi l'obiettivo è quello di farvi percorrere tutte stradine secondarie, che alla fine sono quelle più belle da percorrere in moto. Secondo borgo degno di nota, Loro Piceno. Tra l'altro per un'ottima ragione. Loro Piceno, come ci ricordava Valeriano, che salutiamo e che è originario di queste parti, anche se adesso fa il milanese, salutiamo anche Marcella, è famoso per il vino cotto e sembra che sia una lunghissima tradizione. Museo postale dei Monti Azzurri, cioè i Sibillini, definiti tali da un certo Giacomo Leopardi. I nostri sono paesini molto spesso ristrutturati che purtroppo hanno subito un brusco arresto con il terremoto del 2016. Stradine belle larghe. Cioè la mattina esci, ti fai una passeggiata e sulla sinistra hai questo panorama. Addirittura gli autoscontri, ragazzi, non li vedevo dagli anni 80. Beh, siamo in piena estate, quindi tutti hanno diritto di divertirsi, soprattutto le generazioni più giovani, anche se abbiamo nominato Valeriano, però vabbè. Che di giovani ha ben poco, però dai. Ciao Vale! Ma gli autoscontri stanno a testimoniare che in questi posti si torna un po' indietro nel tempo. E questa Diane lo conferma. Numero 1. Perché i paesini marchigiani sono molto scene da film Ciclone di Pieraccioni. Ecco. Direzione, segnatevelo nella cartina, Sant'Angelo in Pontano. In alcuni tratti curve bellissime, asfalto perfetto, quindi anche con la moto carica un po' ci si diverte, ma soprattutto importantissimo, traffico zero. Nei primi d'agosto la nostra terra è puntellata da campi di girasole, da campi arati di grano e da vigneti. Prima di arrivare a Sant'Angelo in Pontano si passa per Borgo San Lorenzo. Probabilmente qualcuno di voi ci sta già facendo caso, i Sibillini si avvicinano sempre di più. Queste curve quasi paraboliche le conosco a memoria, qua si potrebbe rischiare anche di grattare le pedane. Sant'Angelo in Pontano.
Non so voi, ma a noi questi paesini mettono una tranquillità pazzesca. Prendiamo la strada provinciale 113 direzione Penna San Giovanni, perché l'obiettivo di oggi è circumnavigare quel masso là. Ho nominato più volte i Sibillini e voi vi chiederete ma cosa sono? L'Appennino umbro-marchigiano. E quello che Francesco vi dice che vorrà circumnavigare è la cima più alta dei Sibillini. Ne ha 10 sopra i 2000 metri, ma lui è il più alto di tutti, con 2476, il Monte Vettore. Pensate la mattina da queste terrazze, ti alzi, caffettozzo, poi ti affacci alla finestra. Siamo appena entrati nella Val di Tenna, il fiume Tenna, che sembra prenda il nome da una divinità addirittura etrusca, Tinia, l'equivalente di Zeus per i greci e Giove per i romani. Siamo passati dalla provincia di Macerata a quella di Fermo. Piccola deviazione che ci è stata suggerita da Mario e da Gabriella, che salutiamo, e cioè l'abbazia di San Ruffino e San Vitale. Dopo circa un'ora di moto per strade secondarie barra terziarie, sosta veloce in questo piccolo angolo di paradiso per un motivo veramente importante. Quella alle mie spalle è l'abbazia di San Ruffino e San Vitale, che è stata costruita intorno al 1100, ma su una cripta già esistente del VI secolo d.C., per volontà della diocesi di Fermo, nel tentativo di stabilire delle esperienze monastiche, quello che ti servirebbe. Quindi possiamo dire tranquillamente che io ci ho provato, ma dato che qua non vendono panini con la porchetta, l'esperienza monastica possiamo dire che finisce qua. Però una festa per mangiare ad hoc ci sarebbe. Si festeggia precisamente la data del 19 di agosto. Sembra tra l'altro che arrivi tantissima gente e che sia una delle feste più antiche dei Sibillini. Chiaramente i marchigiani vengono soprattutto per mangiare. Saliamo in sella e ritorniamo il 19 agosto. E comunque tu sei un po' un miscredente, però c'è da dire che questa festa sembra derivi dal giorno in cui iniziò una battaglia tra Montefortino, Amandola, Montegallo contro Monte San Martino nel 1306. La Marca di Ancona, una delle 4 suddivisioni in cui era appunto diviso lo Stato Pontificio, cercò di intervenire, ma qui non vollero che intervenisse, anzi vennero nominati degli arbitri e l'anno dopo finalmente si concluse. Questa tua miscredenza inizia da lontano. Possiamo dire tranquillamente prima del concepimento. Potere a parte, saliamo in sella per andare in un altro borgo bellissimo, 7,1 km. Appena arrivati ad Amandola, considerata porta est d'accesso al Parco Nazionale dei Monti Sibillini. E dato che è la città del tartufo bianco, andiamo ad assaggiare qualcosina. Ha tutto diritto, vai! Anche se qui in piazzetta non si può parcheggiare. Ci sarebbe piaciuto più mostrare specialità di questa zona, quindi paninozzi, buoni affettati. Vediamo se ritroviamo. Preparatevi perché la strada che abbiamo imboccato ora, definita la via del parco, in primis perché si attraversano 3 borghi affascinanti. Il primo, Montefortino. Tra l'altro, per chi dovesse capitare da queste parti, da Montefortino sono raggiungibilissime le gole dell'Infernaccio. A dispetto del nome, un luogo paradisiaco, delle strette gole formate proprio dal fiume Tenna, e si passa proprio vicino al fiume. In alcuni punti addirittura dentro il fiume. Secondo motivo lo lascio decidere a voi, perché basta guardare le curve che si susseguono. Terzo motivo, anche se non si potrebbe dire, non ci sono autovelox. È uno spettacolo. Quarto motivo, per tutto il tracciato sulla destra sarete accompagnati da uno spettacolo del genere.
ma io lo spettacolo lo conosco abbastanza bene, quindi godiamoci la strada. Nuovo cambiamento di provincia, dalla provincia di Fermo a quella di Ascoli Piceno, simbolo del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Arrivate al secondo borgo ancora più piccolo, Monte Monaco. Qua vi anticipo che ci sono diversi ristorantini, ma sono le 3 di pomeriggio e nelle Marche alle 3 di pomeriggio si dorme. È la siesta marchigiana, siamo proprio a ridosso. Qua ci ho mangiato, ma ora ovviamente è tardi. Sì, ci abbiamo mangiato. Purtroppo ci sono ancora tantissimi lavori di ristrutturazione. Ci stiamo addentrando nella zona più colpita dal terremoto del 2016 e quel ristorante che Francesco vi ha indicato era il ristorante dove abbiamo mangiato durante la prima edizione di Risorgi Marche, quando Neri Marco Re, personaggio appunto marchigiano, aveva cercato di dare un po' una spinta anche turistica alle nostre Marche, portando cantanti italiani un po' sparsi per le zone più colpite. Il tratto di strada, quello secondo me più bello, tra Monte Monaco e Monte Caldo. Guardate sul navigatore, guardate, l'asfalto lo conosco, è abbastanza messo bene e nelle giornate più calde è piacevole percorrerla perché gran parte del tracciato è coperto dalle piante. Attraversa tutte le bellezze dei Monti Sibillini, chiamati così per la presenza della Sibilla che vi andremo a raccontare. La rete di sentieri sui Sibillini è enorme e messa molto bene e permette di raggiungere tra le altre magnificenze anche il lago di Pilato, una bellezza che conserva una fauna rarissima che ospita nelle sue acque chirocefalo marchesoni, dal nome del suo scopritore, che depone le sue uova nei dintorni del lago, quindi non ci si può avvicinare troppo al lago, e che tinge le acque del lago di rosso. Da qui si è sviluppata una miriade di leggende e dopo un treno di gomme praticamente andato siamo arrivati a circumnavigare proprio lui, il re dei Sibillini, il Monte Vettore. Pensate, Monte Gallo non è molto grande, ma ha 23 frazioni, Balzo considerato un po' il capoluogo. Il grande protagonista alle nostre spalle è, suo malgrado, l'artefice di questo evento e di questa grande sofferenza. Completamente transennato, non si va. Sono passati 10 anni e la situazione è ancora questa. Prodotti tipici. Qui ci siamo già fermati, aperto. Io direi che è il posto giusto. il locale era chiuso, però qua la disponibilità è a livelli altissimi, quindi... E quindi una ragazza vicina di casa dell'altra ragazza ha suonato: guarda, ci sono due ragazzi, sì, scendo subito. Ma soprattutto, a parte il casino di sottofondo, guardate che roba, guardate nel dettaglio. Poi fai una piccola similitudine con il Sud America e meglio lasciar stare. E non si riparte più. Comunque sentite il rumore, perché qua in paese è tutto un cantiere. Panini pronti, caldi. Ciauscolo e pecorino. Tanto lascio pure la chiave qui la porta. Grazie. Facciamo noi la guardia. Sì, dai, dammi lasciate mio marito. Grazie a casa mille. vostra. Grazie. Questo è un angolo di paradiso. Il ciauscolo è una cosa che dovete assaggiare, perché è un salume che si fa propriamente nelle Marche, molto morbido, estremamente saporito, e dovete assaggiarlo. Non lo fate, altrimenti non ne farete più a meno. Si riparte. Costo del pranzo 10 euro, 12 con i 2 caffè, ed è inutile dirlo, i 12 euro meglio spesi. Il meteo, come potete vedere, si è aperto nuovamente, quindi ora tutti insieme saliamo di quota ed entriamo nella piana di Castelluccio passando per Forca di Presta, e guardate che serpentina blu sul navigatore.
veramente assurda, ma ora 300 metri sulla destra per salire di fianco al vettore. Si sale, ragazzi, Forca di Presta. Un itinerario che se venite nelle Marche dovete assolutamente ripercorrere. Guardate, guardate! Che spettacolo! Che spettacolo! Ma poi a questa ora della sera! È in queste terre che si annida la leggenda popolare della Sibilla, maga, indovina, regina di un mondo sotterraneo. Genti da tutta Europa venivano ad interrogarla o chiedevano di tornare sani e salvi dalle crociate. La strada delle fate si dice fosse la via che percorrevano le sue ancelle, fate con i piedi caprini, tutte le notti per ballare con i contadini e i pastori, purché fossero tornate prima dell'alba. Le storie si intrecciano con quelle del lago, si tingeva di rosso perché Pilato vi si lavò le mani o forse vi cadde dentro dopo essere stato giustiziato. Tra storie e leggende, la strada Forca di Presta prende il nome dai 600 condannati alla forca dall'Inquisizione e la Sibilla dà il nome ad una delle cime sopra i 2000 metri e ad un amaro indimenticabile. Bisogna anche dire che giornate come queste, con questo meteo, da queste parti non capitano quasi mai. Ma noi siamo partiti oggi proprio per voi! Il giorno è stato minuziosamente calcolato perché volevamo in parte ripetere, anche se da un altro percorso, quello fatto con Marianna e Giorgio quando sono venuti a trovarci a giugno. Che salutiamo con Forca di Presta, in fondo la piana di Castelluccio. Forca di Presta, che è anche uno dei sentieri dai quali si parte per raggiungere il lago di Pilato. Lasciamo per un momento le nostre Marche per entrare in Umbria. Benvenuti! Questa immensa e favolosa piana sembra abbia avuto luogo nel momento in cui la pastorizia da nomade doveva diventare stanziale, per cui si è pulita, si è disboscata, creando quello che abbiamo davanti ora ai nostri occhi. Per chi non ci è mai stato, la piana di Castelluccio ha 3 accessi: quello che avete appena visto, Forca di Presta, l'altro dalle Marche, ovvero dietro al paesino di Castelluccio, da Castel Sant'Angelo sul Nera, e il terzo ingresso direttamente dalla vostra sinistra, ovvero da Norcia. Queste sono le zone della produzione della lenticchia che viene seminata non appena l'ultimo manto di neve si scioglie completamente, intorno ad aprile-maggio. La fioritura qualche volta verso gli ultimi di giugno, fino a culminare nella raccolta di luglio-agosto. Queste piane che vedete intorno a noi si riempiono dei colori che vanno dal viola al rosso al verde, una meraviglia per gli occhi per chiunque volesse venire a visitare queste zone, e vi assicuriamo che nel periodo della fioritura della lenticchia queste zone sono quasi impraticabili. Sullo sfondo la cittadina, purtroppo in parte distrutta, di Castelluccio di Norcia, con i suoi 1452 metri di altitudine. È il paesino più alto dell'Appennino umbro-marchigiano. 25 km all'arrivo, 19:19 ora di arrivo, e ci godiamo l'ora più bella della giornata con 20 gradi. A quest'ora questo versante rimane ovviamente in ombra, infatti la temperatura è scesa a 17 gradi e con i traforati si inizia a far sentire. Poi arrivi all'altro versante e si apre nuovamente il mondo. No, hanno abbattuto il ristorante. C'era un ristorante storico. Praticamente la ricostruzione post sisma ha iniziato in maniera, tra virgolette, più prepotente proprio in questo anno. Va, tornantone. Si scende inesorabilmente, e l'enorme valle che quasi ci ricorda gli ampi spazi argentini. Non esageriamo, qua è tutto più ravvicinato, tutto più piccolo, tutto più vicino, riportato agli spazi italiani. E questo è il viale alberato che scende fino a Norcia, che, come recita il cartello all'entrata della città, ha dato i natali a San Benedetto, patrono di tutta Europa. E me coglioni, non declassiamo San Francesco,
Francesco, che è patrono di tutta Italia, Eccolo. estremamente rispettato anche in Sud America. È tanto che non vengo a Norcia, quindi voglio vedere un po' la situazione attuale. Quella mattina del 30 ottobre, quando anche noi ci siamo svegliati con un'enorme paura perché la terra aveva tremato e le prime notizie terrificanti arrivavano proprio da Norcia e dalla chiesa crollata, intitolata San Benedetto. Ora non è che ci dobbiamo fossilizzare sulla chiesa, perché ovviamente le problematiche riguardavano un po' tutti. Assolutamente, ben detto. Diciamo che quello della chiesa era il disastro simbolico che accomunava un po' tutta la comunità colpita. Eccole, le mura di Norcia, tutto ancora in ricostruzione. Tornerà a splendere più di prima. Sono stati 9 lunghissimi anni. Bellissima la pietra di Norcia. Nursia, nome antico della città. Noi abbiamo scelto una struttura leggermente fuori, il parcheggio dovrebbe essere questo. Questa notte, come potete vedere, la sorellona sarà sotto le stelle. Prima tappa europea andata. Ah, non siete stati avvertiti di un particolare. Quest'anno, per questa stagione, saremo in 4. Io, La sorellona e Frappi. Moto scaricata e coperta con il nostro immancabile telo, ma guardate questa cosa. Mi avvicino, sono uscito dalla camera e ho tolto l'allarme. Il proprietario dell'altra moto ha sentito il rumore dell'allarme, è uscito anche lui dalla sua camera, si è avvicinato e mi ha detto: vogliamo legare la moto insieme? in realtà poi mentre glielo diceva l'ha riconosciuto. Francesco de Roma. Coincidenza, ma guarda te. Molto molto piacevole, però è stato anche funzionale per entrambi. E ha detto: adesso andiamo a dormire un po' più tranquilli. Speriamo ragazzi, dai, ce la mettiamo tutta. Dormite anche voi tranquilli. A domani. Say what you gotta say. Say what you gotta say. Go like a satellite, just go like a star now. Say what you gotta say. Say what you gotta say. Take it to the